Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda metà di gennaio 2024. Ragazzi, abbiamo la sacerdotessa, la papessa. Devo dire che quando c'è questa carta è sempre un periodo che parla del vedere oltre, è un periodo, diciamo, particolarmente, come vi posso dire, coinvolto dall'intuizione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video e lo trovate sotto nella descrizione di questo video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e i link agli oroscopi del 2024. Bene ragazzi, partiamo subito con un cavaliere di bastoni. Vi ricordo che queste sono energie generali, possono risuonare per il lavoro, per la famiglia, per le relazioni di coppia, quindi cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Io comunque farò degli esempi, ma vi dirò qual è il movimento energetico più importante. Wow! Allora, qui abbiamo un bel cavaliere di bastoni, 10 di pentacoli, mondo, 7 di bastoni, 2 di coppe, diavolo e torre. Interessantissimo questo diavolo e questa torre alla fine della lettura. Allora, questo cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare una persona intorno a voi, ragazzi, che secondo me conoscete già. Vi dico, per qualcuno è una questione di famiglia, di trovare un accordo in famiglia, mentre per qualcun altro potrebbe essere una questione di coppia. Abbiamo poi anche questo 10 di pentacoli, che è quello che mi fa pensare alla famiglia, ma qui c'è come la voglia o di un'ufficializzazione o di un compimento, perché poi dietro abbiamo anche il mondo, Ho come l'idea che qualcuno abbia voglia di creare una famiglia o di creare un'unione stabile o una famiglia stabile nel caso sia già una lettura per una situazione familiare. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo cavaliere di bastoni. 9 di pentacoli, papa e fante di pentacoli. Allora, qui ho asso di coppe, ho diverse chiavi di lettura. Allora, la prima potrebbe essere che questa persona non ha voglia di compromessi, questa persona non ha voglia di è una persona magari indipendente che ama viaggiare, insomma, con un cuore grande, ma è come se non avesse intenzione, diciamo così, di compromettersi. Come se fosse una persona molto indipendente, che non ha voglia di legami, che non ha voglia di cose serie, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Re di coppe e 9 di spade. Andiamo a vedere anche questo mondo. 4 di coppe e 5 di denari. Ho come l'idea che le cose non siano ancora mature, ragazzi, per arrivare a quello che volete voi. C'è qualche cosa che non vedete con questo 4 di coppe? C'è come un qualche tipo di questione che non state valutando. Per qualcuno con la carta del mondo potrebbe essere magari una distanza tra voi e la persona, che non deve necessariamente essere una distanza di tipo fisico, anche se magari per molti sì, ma può anche essere per esempio una distanza di vedute, una distanza di
diciamolo così, ma è brutto da dire però per farvi capire, di ceto sociale, di stile di vita, magari anche solo abitudini alimentari, uno è vegano e l'altro ha una macelleria per dire. C'è qualcosa che crea distanza qui, o c'è qualche tipo di distanza. Vi dirò, c'è anche la voglia di fare dei progetti insieme, eh. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 7 di spade, 9 di bastoni e 4 di spade. Wow. Guardate, allora c'è qualcosa che non mi torna qui con questa persona, ragazzi. Perché o vi ha detto che è single, mentre invece o si sta separando, comunque ha una relazione già in essere, ed è per quello che non può magari sposarsi o fare, diciamo, creare una relazione stabile con voi. Però vi dico, con questo 7 di spade, il 4 di spade, il 9 di bastoni, vi sento molto titubanti e dubbiosi. Ci sono delle verità che dovrebbero venire a galla, che con questo 7 di spade è difficile captare. Qui avete 7 di bastoni e 9 di bastoni. Tenete le antenne ben dritte, perché ho come l'idea che qualcuno vi racconti, non necessariamente deve essere una bugia con l'intento di nascondervi qualcosa. Molte volte le bugie si raccontano in modo inconsapevole, cioè nel senso che per me è così e racconto quella roba lì, però invece sono io stesso che racconto una bugia a me stesso, quindi all'altro di conseguenza dico una bugia, no? Perché in realtà la sto già raccontando a me stesso. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 5 di spade e asso di bastoni. Allora, qui devo dire che c'è un nuovo inizio, potrebbe essere un nuovo inizio passionale. Vi dico, c'è anche il diavolo. Ho come la sensazione che potrebbe essere qualche cosa, diciamo, dedito alla carne, ma un po' meno a tutto il resto. Soprattutto perché abbiamo un 5 di spade e un 5 di denari. Ragazzi, queste due carte sono carte di conflitto, carte di tristezza. Carte che vi portano a farvi certe domande. Il 5 di spade sono le lotte egoiche, la mente, ok? E qui avete anche un 7 di spade, le bugie della mente. E qui avete un 9 di spade, le preoccupazioni, quello che vi fa preoccupare, che vi fa, diciamo, pensare in modo continuativo, in modo, come si dice? Ehm, il pensiero ha un termine, insomma, quando il pensiero è fisso, costante, sempre lì. Ed è sempre un pensiero sul passato, tra l'altro. Andiamo a vedere sto diavolo. A cosa fa riferimento? 8 di spade. Cavaliere di spade. Qui c'è una certa tossicità da cui qualcuno pensa di non poter uscire. Probabilmente per quello. Allora, se siete consapevoli, perché qualcuno è consapevole di essere dipendente affettivo, perché qui veramente, ragazzi, ho tante spade, 9 di spade, vabbè, il 5 di pentacoli che non è una spada ma è una carta un po' negativa, 7 di spade, 4 di spade, 5 di spade, 8 di spade, e questo diavolo e questa torre che un po' pesano, e vi dirò, se all'inizio vi sentirete di dover accettare un certo compromesso pur di avere delle attenzioni da questa persona, pur di avere una serata con quella persona, qualche cosa qui crollerà a un certo punto, perché è come se da un lato vi sentiste intrappolati con questo 8 di spade e anche con il diavolo. Il diavolo vi ricordo che è una carta dove qui ha le catene, c'è qualcosa che vi fa sentire bloccati. Vi dico, fate attenzione agli accordi che prendete perché soprattutto se sono accordi confusi. Andiamo a vedere la torre. Cioè, guardate, 7 di bastoni di nuovo, ce l'avevate già qui. 10 di spade e regina di bastoni. Allora, tra la torre e il 10 di spade, ragazzi, sento che qualcuno si difenderà,
metterà dei paletti, inizierà a dire no, questo a me non va più bene. Però ecco, se doveste stringere accordi, compromessi, fare patti o cose di questo genere, fate attenzione, tipo, ve la dico come la sento, ok? Ok, allora la nostra è una relazione di solo sesso, però in realtà è una cosa che costringe, è tossica, c'è qualche tipo di questione che non è in equilibrio e voi probabilmente qui non la vedete ancora. Credo che sia anche riferita al passato, perché qui abbiamo questo 9 di spade che è o è una preoccupazione inerente al andrà bene adesso, sarà di nuovo come in passato. Perché secondo me c'è anche una questione di distanza di residenza, o qualcuno si deve spostare, deve fare un lungo percorso per incontrarsi. Ragazzi, fatemelo sapere poi nei commenti. Allora, andiamo a vedere con Osho che cos'altro hanno da dirvi, che consigli. Ecco perché la sacerdotessa, ragazzi. Perché con tutte queste spade siete tanto nella mente, talmente tanto nella mente da essere addirittura inquinati a livello di pensieri. Cioè, guarda se mi ricordo come si dice. Pensiero raziocinante, no raziocinante. Bah, non mi ricordo. Se mi viene ve lo scrivo poi. Allora, qui abbiamo la mente, infatti, quello che vi ho appena detto. La solitudine, il gravame, la morale e oltre le illusioni. È come se qui qualcuno pensasse di pensasse, cioè c'è un qualche cosa intorno al modo di pensare o a quello che pensate che deve essere guarito. La carta dell'eremita vi serve proprio per la ricerca interna. La carta del gravame è quella carta che dice, ce l'avevate un 9 di bastoni? No, un 10 di bastoni, no, forse no. È quella carta che vi dice che state soddisfacendo le aspettative degli altri, vi state muovendo per soddisfare le aspettative di altre persone. C'è anche una certa rigidità morale e la morale può essere nei vostri confronti a livello di lealtà, magari perché vi siete detti certe cose con questa persona, però se poi la persona non le rispetta, a chi siete leali? Siate leali a voi stessi. Adesso questo parentesi. È una regina di spade. Sento, guardate ragazzi, avete veramente tante spade, avete il diavolo, avete la torre. Qui c'è qualche modo di pensare, qualche crack che deve fare la mente. Vi ricordo che anche il 6 di, che questa gravame è un 6 di spade e nei tarocchi tradizionali il 6 di spade è collegato alle credenze limitanti, a tutto quello che si è imparato durante l'infanzia e che si deve lasciare andare. E perché ho come la sensazione che molto dipenda da questa morale. Allora, per molti fa riferimento all'educazione all'educazione ricevuta, soprattutto quella religiosa, per qualcuno, ovviamente. Questo messaggio sapete che prendete quello che vi risuona, insomma. E poi abbiamo la carta del giudizio, cioè dopo tutto questo lavoro, dopo il lavoro dell'eremita, quindi questo lavoro in solitudine di introspezione, dopo il, il lasciare indietro sia le aspettative degli altri, sia le credenze degli altri, sia gli insegnamenti degli altri, c'è la rinascita, si va oltre le illusioni. Wow, ma che bellissimo! Ma infatti sì, guardate, avete torre e oltre le illusioni. Qui ragazzi, con queste tre carte in successione, parla tanto di risveglio spirituale, tanto. Quindi è come se per qualcuno potesse veramente arrivare il momento eureka di comprensione, di dire, ah, ecco perché le cose sono sempre andate così, non in questa relazione, ma nella mia vita.
Allora, andiamo a vedere un oracolo. Gentilezza, carta numero 20, bellissima perché mi ricorda Avatar, questa immagine con i capelli uniti. Amo e rispetto il mio corpo. Mi prendo questo tempo per onorarlo. Wow, ma che bello! Quante volte ringraziamo il nostro corpo per tutto quello che fa durante il giorno, per tutti i passi che compie, per, non lo so, tutte le cose che afferra, per tutti i traumi che sopporta. Amici dell'Ariete, spero che la lettura sia stata di ispirazione in qualche modo. Qui vi ricordo queste due carte. È vero che c'è della sofferenza, quindi preparatevi psicologicamente con un vasetto di Nutella di fianco. Però poi guardate cosa arriva. L'intuizione. E la sacerdotessa è la carta che vi fa vedere oltre, esattamente come questa carta qui. E in questo mazzo ha come il terzo occhio aperto, come una farfalla che sboccia. Bene, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti con un like, se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video, abbonarvi al canale. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!